Hai una collezione, eppure loro sono lì, fermi. Li passi davanti una volta, 2 volte, 10 volte in un giorno e loro sono lì ferme che aspettano. Però quando le accendi e senti che vanno in moto ti danno sentimento. Dici, eccola lì, questa è la mia macchina. È bellissimo. Tutto è cominciato nel 1968, ormai lontano 1968. Allora frequentavo l'università, mi si poneva il problema di avere una macchina, l'alternativa era quella di comprarmi una normalissima Fiat 500. Con gli stessi soldi ho preferito andare in Inghilterra e comprare un'auto d'epoca. E questo è stato il mio primo acquisto, comprai una MGTD del 1951 che ovviamente ho ancora. Dopo aver girato ovviamente mezza Londra sono capitato in una piccola officina che si chiamava Tulmin Tulmin. Ho trovato questa macchina, non mi sono posto il problema di alte macchine, perché di alte auto, perché questa mi piaceva, anche se era tutto da ristorare, con i buchi nelle portiere o nella carrozzeria. L'ho comprata, sono rientrato in Italia in moto, ho passato, questo me lo ricorderò sempre, il valico del Monte Bianco, perché allora non c'era ancora il tunnel, nevicava, la neve che entrava da una finestrina usciva dall'altra, entrava da un buco usciva dall'altro. Arrivato a Brescia ho cominciato a restaurarla. E qui finisce il primo tempo di questa storia. Dopo aver proseguito negli studi, nel 1975 mi è venuta voglia di tornare in Inghilterra e di cercare un'altra macchina o 2 macchine da aggiungere a questo numero 1. Mi sono lasciato prendere un po' la mano, girando per l'Inghilterra ne ho comprate 15. Vi faccio presente che allora non c'erano degli autosaloni dove trovarle, ma bisognava andare casa per casa dai privati. Perché ho portato in Italia, mi si è subito posto il problema di cosa fare di tutte queste macchine. Forse mi ho lasciato prendere un po' la mano, come dicevo, e ho trovato un'officina, ho trovato dei meccanici che me le mettessero a posto, ma mi sono reso conto che è una collezione troppo dispendiosa e troppo impegnativa. Allora ho cominciato a pensare di vendere e così è partita l'attività commerciale. Io sono stato il primo in Italia, ritengo di essere stato anche uno dei primi in Europa, se non il primo, ad organizzare un'attività commerciale specifica di questo settore. Mi sono dovuto attrezzare, ho preso un magazzino, un deposito, ho assunto degli operai e da qui è cominciata l'attività. Non c'era nessuno allora in Italia che
vendeva auto d'epoca. Sono stato il primo e devo dire che tuttora posso dire che siamo i primi, sono alto per importanza. Negli anni l'azienda ovviamente si è ampliata sempre di più, rimanendo al vertice, al vertice del settore in Italia, anche quando negli anni successivi si sono presentati altri commercianti e si è incrementato il settore, il business delle auto. MGB è stata la prima macchina che mio papà mi regalò per i miei 18 anni ed è bello perché ho un forte sentimento per questa macchina, sono molto legato perché ricordo che poco prima di fare 18 anni e fare la patente papà pensava di comprarmi una delle nuove Mini. Insomma, a 17, 18, 19 anni tutti volevano avere la Mini, era fashion, e invece io volevo un MGB e la volevo rossa. E guarda caso, perché il rosso è il mio colore preferito e l'MGB era una delle macchine che a mio papà è sempre piaciuta. Faccio 18 anni e papà mi dice: ti ho fatto un regalo, e questo regalo era questa MGB targata Padova rossa che tutt'oggi ho. E è stato emozionante, una cosa che tu non puoi descrivere, no? Perché poi con quella macchina abbiamo incominciato a fare gare d'epoca, a fare dei rally e mi ricordo che papà, io ne ho patentato, durante le gare insisteva perché io guidassi anche col brutto tempo, insegnandomi tutti i trucchi del mestiere di come si fa a guidare una vecchia macchina d'epoca. Comprare una macchina d'epoca è un po' come cercare di uscire a cena con una bella ragazza, con una bella donna che ti piace. Quindi devi coccolarla, stargli vicino, essere sensibile, cercare di capire la situazione e non è detto che poi tutto vada come vuoi. Cioè, dico, io potrei uscire con una bellissima donna, bellissima, e ogni volta che la guardo rimango estasiato e dico, beh, le potrei fare un regalino, potrei portarla fuori a cena, portarla in un posto romantico. Beh, con una macchina d'epoca non facciamo le stesse cose. Voglio dire, anche quando devo comprare una macchina sono in competizione con qualcun altro, perché io voglio quella macchina. Quello che è successo quando abbiamo comprato la Ferrari Dino. Volevamo quella macchina
era qualcosa di esclusivo, qualcosa di non bello, di più. E ci siamo messi in competizione con 2 o 3 persone per acquistare quest'auto e siamo riusciti a portarla a casa. E la cosa che fa più ridere è che la macchina non andava. Non potevi accendere la macchina, non potevi sentire il suono del motore. Quindi quando esci con una donna a cena non saprai mai come sarà il dopo cena. Il futuro dell'azienda sarà, per quanto mi riguarda, un futuro pieno di valori. Valori perché non è un'azienda nata ieri, ma è un'azienda consolidata e conosciuta. Il mio slogan è anche i giovani di oggi, gli appassionati di domani. La famiglia ti dà appoggio. La famiglia ti dice quando sbagli e quando invece stai andando bene. La famiglia è ciò che ti dà valore nel lavoro. E questo è la massima espressione di bellezza. Siamo la famiglia Bizzago e come famiglia continueremo questo sogno.